Finalmente, Ty West torna dietro la macchina da presa per un lungometraggio dopo una lunghissima pausa di ben 6 anni e lo fa con un film horror che pare essere uno dei titoli più attesi di quest'anno. Almeno sì, riguardo l'horror, insomma. E com'è? Benvenuti e bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Se è la prima volta che passate da queste parti, considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale, sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Ma proseguiamo a parlare di questo X, che è un titolo non proprio utile nel mondo di oggi, fatto di algoritmi e di chiavi di ricerca. Ty West è uno di quei registi che seguo da anni e di cui ho guardato e riguardato buona parte della filmografia. The House of the Devil, che qui da noi potrebbe creare qualche confusione con un film di Rob Zombie, a cui è stato pioppato il titolo La Casa del Diavolo qui in Italia. The Innkeepers e il western In a Valley of Violence sono sicuramente pellicole che ho consigliato più volte ad amici e conoscenti. The Sacrament un po' meno, ma vabbè. E a questo giro Ty West recupera l'atmosfera anni 70 che aveva ricreato magistralmente in The House of the Devil, con quell'estetica che ci riporta a una delle epoche più sperimentali del cinema horror. Inutile che ve lo dica io, già a primo impatto X rivela la sua intenzione di essere un omaggio Non aprite quella porta, anche se poi prende la propria direzione, ma ci arriveremo dopo in zona semi-spoiler. Facciamo un riassunto breve della trama. Una troupe cinematografica composta da due aspiranti attrici e un attore hard, un produttore e una coppia di novelli cineasti, lui regista, lei tecnico del suono, arriva alla guest house che hanno affittato in una fattoria in mezzo al Texas. Mi sa che il casting per l'interprete di Wayne, il produttore, sia andato più o meno così. Abbiamo McConaughey? No, Luke Wilson? nemmeno. Vabbè, piglia Martin Anderson. Comunque, Cristo, Non aprite quella porta è del 1974, voi siete nel 1979. Come vi viene in mente di fidarvi e stare accanto a una casa del genere? Qualcuno potrebbe obiettare che sia la tipica fattoria meragana, ma io non mi ci avvicinerei nemmeno con una squadra SWAT al mio seguito. Comunque, dopo aver fatto la conoscenza del proprietario, Howard, che raccomanda di non gironzolare troppo vicino alla casa principale perché la moglie non sta bene, la troupe inizia a girare le prime scene. Ok, non aspettatevi nulla di esplicito, no. La prima scena, girata in casa, fila via liscia. La seconda, che decidono da bravi idioti maleducati girare nella stalla, attira l'attenzione di Pearl, la moglie di Howard, che si mette a sbirciare dalla finestra. E la scena vede protagonista proprio Maxine, la ragazza che Pearl aveva già conosciuto, visto che sti ragazzi di stare lontano dalla casa non ne hanno proprio voglia e devono per forza ficcare il naso. Ma vabbè, se no le cose non succederebbero, no? E forse quella visione di giovinezza, lussuria, libertà o cosa diamine passa per la testa di Pearl mettono in moto gli eventi che fanno di un horror questo film. Credo. Ora, qualche spoiler potrebbe scapparci, quindi occhio. A questo giro Ty West, pur rimanendo nel campo indie, è finito sotto l'ala della A24, per cui ha alcuni vantaggi. Di certo un budget maggiore, così come migliore la distribuzione e avere dietro di sé la casa di New York aiuterà ad alzare ulteriormente il prestigio del regista e fare in modo che il film difficilmente venga criticato aspramente. Perché? Beh, perché la A24 si è creata intorno a sé una certa aura, non vi sembra? A24 non è la robaccia di Bloom. Non ti piace la Blumhouse? Non regge il paragone. La A24 è per intellettuali. Ty West, come dicevo prima, omaggia ancora una volta il cinema horror anni 70, ricreando anche certe tecniche di ripresa, soprattutto l'uso dello zoom e dando quella patina tipica dell'epoca al film. Potrebbe a tutti gli effetti passare per un film di quegli anni, davvero. Ma c'è qualche ma, non tutto funziona, forse perché alla fine è un fuoco di paglia, dopo che ci avevano promesso un falò attorno a cui avremmo ballato tutta la notte. L'apertura, che riprende quella classica della polizia che arriva e ritrova il macello che vedremo in seguito, quando ci verranno raccontati gli eventi dei giorni precedenti, stuzzica la curiosità ed è l'ambo che ci aggancia e ci titilla la nostra curiosità per arrivare in fondo al film e sapere che cosa hanno effettivamente rivenuto questi poliziotti così scioccati. E allora facciamo un salto indietro nel tempo, conosciamo la troupe, arriviamo alla fattoria, assistiamo alle dinamiche tra il produttore e il regista, convinti di stare per produrre un film art diverso dagli altri, con una storia profonda che non si limiterà alle solite scene di sesso. Mi pare di averlo già sentita sta storia. Fino alla discussione del come possano reggere il rapporto tra le due coppie, formate dall'attore, il produttore e le due attrici.
Lorraine, che si occupa del suono e di dare una mano a RJ, il regista e suo parte, chiede esplicitamente come faccia Wayne a permettere che Maxine abbia rapporti con Jackson e come Bobby non sia gelosa a sua volta della cosa. Quando le danno la spiegazione con un mix tra la filosofia hippie e la professionalità in campo cinematografico e che ne so, allora Lorraine decide che vuole fare pure lei una scena, così, dal nulla. E ovviamente RJ non è d'accordo, ma viene schiacciato alla maggioranza e deve acconsentire, per poi perdere il senno e decidere di mollare tutto. Ora, non so che senso abbia la cosa, ma forse un messaggio di tipo emancipazione o tu non mi possiedi o boh, davvero tutto un po' confuso e un po' adolescenziale come sviluppo. Non so chi abbia scritto questa parte, ma sembra davvero una di quelle cose da fanfiction da 2 soldi scritte da una quindicenne. E da lì inizia la parte horror e la catena di delitti che dovevamo per l'appunto aspettarci fin da principio e per cui vogliamo pagare il biglietto. Mi chiedo se la stupidità dei personaggi, del modo improbabile in cui muoiono e le scelte di merda che fanno siano intenzionali. Cioè, sono quasi sicuro di sì e che Ty West l'abbia fatto per mantenere la formula dei film a basso costo degli anni 70-80. Altrimenti non si spiega perché uno si chini a guardare nei fori del portone di un fienile e dall'altra parte ci sia qualcuno che ci infili prontamente i rebbi di un forcone. Cos'è, stai tutta notte a provare a infilare questi rebbi nel portone finché non trovi qualcuno dall'altra parte a cui infilzare gli occhi? Oppure, la porta dello scantinato è chiusa a chiave dall'esterno. Hai un'ascia con cui sfondare. Da che parte la sfondi per prima? Ovviamente dal lato opposto dove sta la serratura, non quello più comodo in cui filare la mano a aprire il catenaccio. Insomma, gli omicidi non sono nulla di che, a volte perfino improbabili, così come le motivazioni della coppia assassina. Cioè, Pearl odia la sua vecchiaia, rimpiange la giovinezza, vuole fare sesso con qualcuno, il marito non può perché sennò gli viene un infarto e ci rimane secco, e stranamente nessuno di quei giovinastri la accontenta. E questo è ciò che si può dedurre, ma che forse scopriremo meglio nel prequel che A24 e Ty West hanno già pronto, che parla appunto di Pearl e Howard da giovani. Ma come ogni film della A24 ci deve essere simbolismo, introspezione, vari livelli di interpretazione e si ha sempre l'impressione che ci sia qualcuno che ti stia guardando e ti dica Non hai capito tutto, eh? Non hai notato che... e per questo ci hanno infilato Mia Goth sotto al trucco d'anziana, nei panni di Pearl, che si confronta con la final girl Maxine, che è sempre Mia Goth, mentre in tv il predicatore ci parla di sua figlia che si è allontanata dalla chiesa ed è sempre Mia Goth. A voi il giudizio su queste scelte a cosa dovrebbero o potrebbero portare. Il mio giudizio invece è sospeso. Non è di certo il film di Ty West che aspettavo e volevo, ma essendo dietro lo scudo della A24 ne sentirete parlare sempre bene. O quasi, tranne dai masochisti come me. Ehi Greg, non hai capito, il film è evidente perché le stratificazioni di pensiero e simbolismo presenti nell'opera di Ty West sono magistrali. L'inelutabile scorrere del tempo ha un effetto su Pearl che la porta a odiare il proprio corpo e... Cioè, mi vuoi davvero spiegare il film? Ma non ho il tempo né il luogo per parlarne. Cali drammaticamente il sipario, si accendono le luci e usciamo dalla sala.